Oggi prepareremo un classico della rosticceria siciliana, ovvero la mattonella palermitana. È composta da due strati di soffice brioche, che racchiudono un cuore filante di pomodoro, mozzarella e prosciutto cotto. È la regina dei pezzi da forno, che arricchisce lo street food siciliano. Prepararla è davvero molto semplice, quindi allacciate il grembiuli che iniziamo subito a cucinare. Allora iniziamo con la preparazione dell'impasto, quindi nella ciotola della planetaria inseriamo le farine. Ci occorreranno 400 g di farina 00 e 400 g di farina Manitoba. E adesso in 460 ml di acqua andiamo a sciogliere 5 g di lievito di birra disidratato, oppure 15 g di lievito di birra fresco. Insieme a 50 g di zucchero. E adesso avviamo la planetaria ed inseriamo l'acqua poco alla volta. Quando l'impasto avrà assorbito tutta l'acqua e si sarà compattato lasciando le pareti della planetaria pulite, possiamo inserire 15 g di sale. Successivamente, poco alla volta, inseriamo 80 g di strutto. Lo inseriamo poco alla volta, ne inseriamo una piccola quantità, aspettiamo che l'impasto lo incorpori, dopodiché inseriamo l'altro. Facciamo così fino ad inserire tutto lo strutto. Se non volete utilizzare lo strutto potete sostituirlo con 65 ml di olio extravergine di oliva. Quando vedremo che l'impasto inizierà ad incordarsi lasciando le pareti della planetaria nuovamente puliti, allora sarà pronto e lo tiriamo fuori dalla planetaria. Trasferiamo l'impasto sul piano di lavoro e facciamo qualche piega di rinforzo, dopodiché lo trasferiamo all'interno di una ciotola. E ora copriamo con pellicola trasparente o con un panno leggermente umido e facciamo riposare fino al raddoppio. Dovrà appunto raddoppiare il proprio volume. Come dico sempre, per i lievitati non c'è un tempo preciso per la lievitazione, perché questa può variare in base alla temperatura che avrete nelle vostre case. Più alta sarà, più brevi saranno i tempi di lievitazione. Quindi per non sbagliare aspettate il raddoppio dell'impasto. Nel frattempo che aspettiamo che il nostro impasto lieviti, noi prepariamo tutto ciò che ci occorre per il ripieno. Iniziamo col condire della polpa di pomodoro, ce ne occorrerà 400 g, nella quale inseriremo un po' di origano, un pizzico di sale e un po' di olio extravergine di oliva. E diamo una mescolata. E mettiamo da parte. Poi ci occorreranno all'incirca 250 g di prosciutto cotto tagliato a fette e per finire 350 g di mozzarella per pizza che tagliamo a pezzetti. Quando il nostro impasto avrà raddoppiato il suo volume lo trasferiamo sul piano di lavoro e lo dividiamo in due parti uguali. Adesso prendiamo il primo panetto e lo stendiamo. Lo stendiamo dando una forma rettangolare. Per semplificarvi un po' la vita potete stendere l'impasto direttamente su un foglio di carta forno, così poi vi verrà più facile trasferirlo all'interno di una teglia.
Condiamo ora con la polpa di pomodoro, senza avvicinarci troppo ai bordi. Inserisco poi il prosciutto cotto. E per ultima la mozzarella. E ora stendiamo il secondo panetto che ci servirà per la copertura. Servendoci di una forchetta facciamo dei fori sulla superficie. E diamo una spennellata con un tuorlo e un po' di latte. E infine mettiamo qualche seme di sesamo. E ora non ci resta che lasciarla lievitare ancora un'ultima volta per circa 30 minuti, dopodiché saremo pronti per andare in forno. E quando saranno trascorsi 30 minuti siamo pronti per la cottura, quindi cuociamo con forno statico 220 gradi per circa 15-20 minuti. E una volta sfornata la nostra mattonella palermitana è pronta per essere gustata. Pronto? È servito!